Ciao ragazzi, per questo nuovo video tutorial riguardo la tecnica SPEI, oggi andiamo a vedere uno dei 4 lanci fondamentali, in particolare quello più spettacolare forse da vedere, che è lo snake roll. Chiaramente è un lancio molto interessante dal punto di vista pesca, in quanto avendo l'ancoraggio touch and go ci permette di pescare e di lanciare in una situazione di totale tranquillità, nel senso che l'ancoraggio non crea disturbo eventuale per i pesci, anche in zone dove, tipo questa dove proveremo adesso, è di acqua particolarmente liscia. Allora, cominciamo a vedere l'esecuzione dello snake roll. Allora, innanzitutto dobbiamo controllare il flusso della corrente. In questo caso abbiamo la corrente che ci va da sinistra verso destra, per cui è perfetto per poter eseguire lo snake roll per chi impugna con la mano destra alta sull'impugnatura. Fossimo sulla riva opposta, faremmo lo stesso lancio ma impugnando con la mano sinistra. Per cui vediamo il concetto dello snake roll. Vediamo un lancio, abbiamo un movimento a ellisse della coda a formare questa sorta di uovo, che fa sì che ovviamente venga caricato il D-loop davanti a me, sul mio fianco, vedete, e mi permette ovviamente, caricando in maniera opposta al mio target di lancio il mio D-loop, di eseguire un lancio molto performante e, come vi dicevo, senza nessun tipo di rumore. Se voi state a guardare l'ancoraggio, vedete, touch and go, la coda bacia l'acqua, non fa nessun tipo di rumore, per cui in pesca molto efficace. Cosa vuol dire l'ancoraggio touch and go? È un ancoraggio in cui la coda, adesso ve lo mostro, tocca, touch and go, per cui al momento che il nostro D-loop è formato e la coda si deposita sull'acqua, è il momento di partire con il lancio in avanti. È un lancio molto performante e, come vedete, non necessita di spazio alle spalle, per cui vediamo l'esecuzione. Abbiamo la nostra coda che si allinea, piede esattamente posizionato in fronte con lo stesso angolo del lancio in avanti, per cui in questo caso 45 gradi. Mi posiziono con le braccia a 45 gradi, per cui sono frontale a dove voglio andare a lanciare. Sollevo lentamente, stacco una porzione di coda dall'acqua, comincio il movimento, creo con la mano alta un'ellisse, pronto per andare poi a chiudere il lancio sfruttando l'accelerazione con la mano bassa. Lo rivediamo. Allineiamo la coda. Parto col mio sollevamento, il movimento più continuo possibile, rotazioni, ancoraggio e lancio in avanti. Chiaramente, se devo cambiare angolo di lancio, dovrò necessariamente cambiare l'angolazione della creazione del mio D-loop, perché ovviamente il D-loop è sempre opposto, necessariamente opposto all'angolo del lancio in avanti, opposto al lancio in avanti, per cui ad esempio se io voglio lanciare di fronte a me, per cui con un angolo molto più chiuso, diciamo a 90 gradi, in questo modo mi posizionerò dritto per dritto e inizierò il mio movimento per il lancio frontale verso di me, per cui in questo caso avete visto il lancio. Cambiando l'angolo, ovviamente ho cambiato l'angolazione del mio D-loop. In caso contrario, volessi lanciare molto a valle, posiziono il mio corpo in questa direzione, per cui 30 gradi a valle, e chiaramente l'inizio del mio lancio sarà opposto, come vedete, al target del lancio in avanti, per cui la mia rotazione verrà effettuata in questo punto per poi lanciare a 30 gradi in avanti. Una cosa molto importante durante l'esecuzione del lancio
è quella di imparare a gestire i tempi di esecuzione. Cosa vuol dire? Che il lancio va eseguito a tre distinte velocità. Partiremo con il movimento di rotazione eseguito sempre con la mano alta, che è quella che fa tutti i percorsi, ok? Faremo un movimento molto lento a salire leggermente. Da questo punto in avanti aumenteremo un po' la velocità in avanti e da questo punto è il momento di massima velocità dove gireremo per creare il nostro D-loop. Per cui vediamolo in un movimento solo, partiamo frontali a noi, vogliamo lanciare a 90 gradi, per cui parto lento, un po' più veloce, touch and go. Adesso vediamo, al momento che abbiamo messo l'ancoraggio, che come avete visto è davanti a noi, è importantissimo che l'ancoraggio sia come fosse un binario allineato al mio target di lancio per rispettare il principio dei 180 gradi, quindi praticamente noi creiamo il D-loop e ovviamente il nostro lancio deve essere nella stessa direzione, ovviamente opposto. Abbiamo bisogno di ripassare, adesso vi faccio vedere, metto l'ancoraggio, touch, vedete l'ancoraggio è sull'acqua, ripasso con la vetta della canna esattamente sopra l'ancoraggio e sono sicuro di andare dritto, di avere tutto il mio lancio in avanti in asse, per cui vengo avanti, touch, ecco, ripasso con la vetta della canna sopra al punto di ancoraggio. Lo snake roll è un lancio molto performante anche proprio a livello di distanza, per cui possiamo vedere che senza sforzo noi abbiamo la possibilità, vedete, comunque di ottenere delle buonissime derive anche a grande distanza, senza spazio e soprattutto senza rumore. Vediamo adesso quali sono gli errori più comuni da evitare facendo lo snake roll. Allora, come vi ho detto, per creare in maniera corretta l'ellisse, quindi l'uovo che abbiamo bisogno di creare per portare il nostro D-loop in maniera carica, ok? Riguardiamolo, abbiamo bisogno di disegnare con la vetta della canna la nostra ellisse in questo modo. Ovviamente avremo poi al momento del caricamento tutta l'energia che va nel D-loop prontissimi per il nostro lancio in avanti. L'errore comune è quello di sostituire l'ellisse con un cerchio, per cui il movimento della vetta sarà questo: andremo a salire e andremo a scendere verso l'acqua, per cui ovviamente l'energia andrà a disperdersi cadendo verso l'acqua e non avremo poi energia necessaria per poter caricare il D-loop. Tenete presente che tutto quello che fa la coda viene disegnato dalla vetta della canna, per cui se noi qua creiamo un cerchio, la coda cadrà, vedete che abbiamo un D-loop veramente scarico, impossibile per ottenere un corretto lancio in avanti. Per cui questo è uno degli errori, diciamo, più comuni. Un altro degli errori più comuni durante l'esecuzione dello snake roll è la velocità di esecuzione. Per ottenere un corretto caricamento, lo snake roll va eseguito con 3 tempi distinti e separati che poi vengono uniti in un unico movimento. Cosa vuol dire? Noi avremo una parte più lenta durante il sollevamento della nostra coda per staccarne una porzione dall'acqua, una parte dal movimento quando abbiamo la vetta all'indietro, da questo punto in avanti
a una velocità leggermente maggiore e avremo la massima accelerazione da questo punto al momento che carichiamo il nostro D-loop. Lento, un po' più veloce, veloce, touch and go. Importantissimo ovviamente rispettare il tempo di ancoraggio. Questo è un altro degli errori, diciamo, classici, il fatto di o ritardare o anticipare il tempo di ancoraggio. Lento, un po' più veloce, veloce, però è chiaro che se io mi addormento la coda non ripartirà perché ho allungato troppo il tempo del touch, dell'ancoraggio. Per cui, controllando con la coda dell'occhio il nostro D-loop, noi al momento che la coda tocca l'acqua, lento, un po' più veloce, veloce, touch and go. Questo è il corretto movimento. Stessa cosa se non diamo il tempo all'ancoraggio di praticamente di appoggiarsi, per cui lento, veloce, veloce, ripartiamo, otteniamo, avete visto, un controtempo, non abbiamo l'ancoraggio, per cui il nostro D-loop non è completamente formato e andiamo controtempo. Diciamo che questi sono gli errori più comuni da evitare. Per correggerli è importantissimo andare piano, molto lentamente, e mantenere il più possibile la tensione dalla vetta della canna alla nostra coda, per cui lento, un po' più veloce, veloce. Come vedete il lancio è assolutamente performante. Il tutorial di oggi sullo snake roll è terminato, spero che vi possa servire per impararlo nel migliore dei modi. Come sempre, ormai ve lo dico tutte le volte, però per fare una cosa fatta bene bisogna fare un corso, perché ci sono un sacco di sfumature che si possono imparare solo ed esclusivamente se qualcuno vi segue e vi spiega passo per passo ogni movimento. Però diciamo che come infarinatura generale non è male, può sicuramente darvi un aiuto. Per cui ci vediamo al prossimo tutorial, mi raccomando un bel like sul canale, iscrivetevi numerosi in modo da avere questa avventura insieme, di portare avanti questa avventura insieme il più numerosi possibili. Vi saluto, alla prossima.